Buonasera a tutti ed ecco qua per una diretta improvvisata. Una diretta che mi sento di fare, come dire, proprio in diretta, come si suol dire. Messaggi subliminali. Voglio fare una piccola guida per tutti quanti, una guida che linkerò a tutte le persone che mi chiedono indicazioni sui messaggi subliminali. Quindi iniziamo subito dicendo cosa sono i messaggi subliminali. Messaggi subliminali sono, come dice il termine stesso, subliminale, qualcosa sotto la soglia. Quindi in psicologia, per esempio, sono tutte quelle sensazioni che hanno luogo sotto il livello della coscienza, troppo deboli, qualcosa troppo debole per essere sentito, per essere avvertito, per essere visto, però sono sufficienti questi stimoli ad essere captati dai nostri sensi. Quindi nel caso del canale DNA Health, quando pubblico i messaggi subliminali, sono audio, messaggi subliminali audio, quindi l'orecchio umano percepisce ciò che viene inserito in questi messaggi subliminali. L'orecchio umano ha un range di frequenze che va dai 20-25 Hz, quindi toni molto bassi, fino a un range dai 16 ai 20.000 kHz. Tutto ciò che è in questo range di frequenze l'orecchio umano lo percepisce. Poi non è detto che venga codificato in maniera chiara, però viene percepito. Quindi per esempio un suono a 25 Hz, l'orecchio lo sente, la parte cosciente della mente però non ci fa caso, per esempio. Ci sono delle frequenze molto basse, molto... E così succede anche per tutti quei suoni che sono dai 16 ai 20.000 kHz. Ci sono persone che oltre 14-16 non sentono niente perché comunque la mente non codifica ciò che viene ascoltato. Gli animali, per esempio i cani, sappiamo che hanno un udito molto più fine rispetto al nostro, quindi sentono suoni che noi proprio non riusciamo meccanicamente neanche a percepire. Però tutto ciò che è nel nostro range, quindi facciamo così dai circa 20 Hz fino ai 16-20.000 kHz a seconda dell'età, delle abitudini e quant'altro, l'orecchio umano percepisce. Nel mio caso, se io inserisco una musica, quindi una musica normale, in formato wave, e dentro questa musica io ci parlo normalmente come sto facendo con voi, però se adesso inserissi una musica, la mia voce verrebbe messa sotto la musica, per esempio. Quindi se una persona non sta attento a regolare la musica e la voce, risulta magari o la voce più alta o la musica più alta. Nel caso del messaggio subliminale io prediligo la musica più alta e la voce la tengo sotto la soglia, quindi subliminale, sotto la soglia della coscienza. Quindi rimango sempre nel range della voce, quindi dai 20 Hz fino ai 16.000 kHz, quindi il range udibile c'è, però questa voce è coperta in qualche modo in secondo piano rispetto alla musica. Quindi, come dico sempre, la voce non si deve sentire chiaramente. Ripetete con me, la voce non si deve sentire chiaramente, altrimenti non sarebbero messaggi subliminali, ma sarebbero affermazioni positive, semplicemente questo. Quindi questo è un attimino il messaggio subliminale. Quindi quando vedete il titolo messaggio subliminale per attrarre ricchezza, messaggio subliminale per dimagrire, messaggio subliminale per e qualsiasi altra cosa, vuol dire che la voce non si deve sentire chiaramente. Questo deve essere un concetto chiaro per tutti quanti. Che siano utenti del canale nuovi o comunque utenti che magari non hanno mai utilizzato messaggi subliminali, è questo. Essendo sotto la soglia dell'attenzione, la mente consapevole non contrasta l'informazione che entra. Quindi il fatto è bellissimo, è questo. Ovvero, sentire un'affermazione che dice io sono ricco, per esempio, mentre noi non lo siamo nella realtà,
avviene questo, che la mente cosciente, quindi la nostra mente pensante, va in contrasto. No, ma io non sono ricco, io non sono... Quindi fondamentalmente se non si è predisposti, se non si ha la costanza, se non si ha la giusta calma interiore, succedono che la mente entra un po' in contrasto. Inoltre le affermazioni, i mantra e le affermazioni, ecco per esempio, andrebbero in qualche modo recitate e assorbite con la giusta calma, mentre i messaggi subliminali possono essere ascoltati in qualsiasi momento della giornata. Quindi, che voi vogliate utilizzare un messaggio subliminale che dura per esempio 8 ore, ce ne ho molti sul canale, 8 ore per chi va a dormire. Le orecchie sono sempre accese, sempre, il cervello è sempre in movimento, vi mettete per esempio le cuffiette oppure vi mettete il cellulare vicino al comodino, sentirete solo la musica, ma dentro la musica ci saranno le mie parole che corrono e che scorrono. Questi sono messaggi subliminali proprio nel riposo notturno, quindi uno dorme e può ascoltare musica, una persona lavora e può ascoltare musica, una persona è in macchina mentre è distratta e può ascoltare musica, perché ripeto, essendo musica subliminale, messaggi subliminali possono venire ascoltati in maniera subliminale, ovvero sotto la soglia dell'attenzione. Quindi non si deve recitare il mantra mentre si ascoltano i messaggi subliminali, perché non serve, non è quello lo scopo. Il messaggio subliminale viene indirizzato direttamente alla parte più profonda della nostra mente, alla parte più inconsapevole. Appunto, la parte consapevole sente solo la musica, perché comunque è stimolata in determinate frequenze basilari, mentre la voce è nascosta, ma c'è. L'importante è che la voce ci sia. Quindi, il cosa sono, più o meno come vengono creati, poi dipende, però la voce non si deve sentire, questa è la cosa essenziale. Molte volte nei miei video metto il bisbiglio, che comunque con attenzione si sente. Io lo metto per chiarezza, per pulizia, perché comunque sul web ci sono molti messaggi subliminali fasulli, farlocchi, vuoti, c'è solo musica. Quindi io mettendo il bisbiglio dichiaro e dimostro di aver fatto un prodotto reale. Se ci prestate attenzione alle parole che dico, ovviamente non sono più poi messaggi subliminali, ma passate a ascoltarli come affermazioni positive, il che va benissimo lo stesso. Quindi lo stesso, mettete un volume adeguato alla musica e non prestate attenzione alle parole. Il non prestare attenzione fa diventare un audio subliminale. Quindi come si usano? Come e quando volete, basta non prestare attenzione alle parole. Essenziale questa cosa qua. La potete utilizzare durante la meditazione, mentre lavorate, mentre fate yoga, mentre siete a correre, mentre dormite. Sempre potete usare questi messaggi subliminali sempre, sempre, quando volete. Per la tempistica mi sento di dire che io consiglio sempre i 21 giorni di base con la costanza, quindi ogni giorno, ogni notte, sempre per 21 giorni. Anche se devo dire che il messaggio subliminale può essere più veloce ad entrare, mettiamola così, in circolo nella nostra mente, ma per alcuni casi può essere anche molto più lento. Quindi, se per esempio si parla di messaggi subliminali per l'autostima, controllate i vostri risultati, controllate come vi comportate nella realtà, nella quotidianità, quando cambiano i vostri atteggiamenti rispetto al mondo che vi circonda. Se utilizzate il subliminale per la pelle è uguale, non mi chiedete per quanto tempo va usato. Quando vedete un cambiamento nella vostra pelle, sta funzionando. Quindi ricordiamoci anche che sia le affermazioni che i subliminali che tutti gli altri audio prima devono entrare in circolo nella mente e poi la mente comanda gli organi. Quindi fondamentalmente ci può voler più di 21 giorni. Come mi è capitato una volta che feci un audio subliminale per smettere di fumare a un collega, lui lo ascoltò per 21 giorni, 25 giorni, un mese circa,
e continuava a fumare. Poi, dopo un certo periodo, il sapore delle sigarette gli cambiò. Un periodo mi sembra stile un mese e mezzo dopo, 2 mesi dopo, non pensava neanche più all'audio subliminale, però cambiò qualcosa. Quindi dal momento dell'utilizzo dell'audio al risultato vero e proprio è passato un altro mese. Quindi anche in questo caso siate aperti, ecco, non date una tempistica precisa, non date una scadenza. Se vedete che qualcosa funziona, continuate, ecco, non vi autolimitate in questo. Il perché funzionano più o meno l'ho già detto. Si saltano le credenze consapevoli. Quindi dire sono ricco mentre siamo tutt'altro che ricchi, questo genera un contrasto in una mente lucida e consapevole. Il messaggio subliminale salta questa parte, entra direttamente nella mente. Il subconscio crea e può creare lo stesso sconforto. Chi utilizza i messaggi subliminali, per esempio di notte, spesso dichiara di avere resistenze, si sveglia arrabbiato, dorme male e quant'altro. Fastidio che scompare dopo pochi giorni, perché appunto il subconscio si allenta, si adegua alla nuova conoscenza, alla nuova affermazione. Quindi realmente si salta un passaggio. La mente consapevole darebbe contrasto. La mente subconscia dà ugualmente contrasto, ma ce ne accorgiamo magari perché siamo un po' nervosi rispetto al solito. Quindi, per fare un piccolo riassunto, vediamo. Cosa sono? L'abbiamo detto. Il messaggio subliminale, come dice il termine, subliminale, è qualcosa che sta sotto la soglia dell'attenzione, quindi si sente solo la musica. In generale, nei messaggi subliminali, negli audio subliminali, si sente esclusivamente la musica o comunque un piccolo bisbiglio, a cui non bisogna dare più di tanto peso, più di tanto caso. Poi, come si usano? Sempre, quando volete, qualsiasi attività stiate facendo, potete ascoltare della musica. Ecco, voi ascoltate la musica liberamente, quindi non dovete meditare, non dovete recitare, non dovete fare quello che vi pare, cioè fate quello che vi pare, ecco, letteralmente, fate ciò che vi pare. Potrete ascoltare messaggi subliminali mentre guidate, mentre guardate la televisione, mentre mangiate, mentre dormite, ovunque, con chiunque, ecco, va sempre bene. Per quanto tempo? Tutto il tempo necessario, quindi accorgetevi dei vostri cambiamenti. E perché funzionano, appunto, era quello. Si salta un piccolo passaggio della mente consapevole e si va direttamente nella mente subconscia. Quindi lavorate, ecco, siate abbastanza costanti. Per la mia esperienza funzionano più o meno a tutte le persone. Ho visto c'è un range di un 80-90% di funzione. Io ho fatto dei test con amici, parenti, conoscenti e quant'altro e ho visto che per l'80% delle volte funzionano. Quindi non so il perché del 20% che non funziona, però un 80% è una buona media, ecco. Poi, cosa vi devo dire? Cosa vi devo dire? Vediamo. In descrizione vi linkerò la pagina del mio blog dove parlo di messaggi subliminali. Sul canale DNA Health ci sono tanti messaggi subliminali, anzi questa settimana ne pubblicherò un altro per migliorare la vista, come mi era stato poi anche richiesto. E vediamo se se c'è qualche domanda live, rispondo alle vostre domande e poi termino con questa diretta che comunque è stata un'improvvisata proprio me la sentivo di fare, ecco, mettiamola così. Vediamo. Allora, ma i messaggi subliminali possono essere personalizzati? Cati, certo, nel senso io ho uno studio di registrazione dove realizzo i messaggi subliminali per il canale YouTube, però su richiesta, se mi date le vostre affermazioni, posso anche fare messaggi subliminali personalizzati.
Poi vediamo, intanto ancora buonasera a tutti, vedo i commenti, li ho visti adesso, ero su altre pagine. Vediamo, buonasera, buonasera, buonasera. Ah, quanti siete? Siete tantissimi, siete fantastici come sempre. Allora, Maria, se hai tempo una domanda. Dopo mesi riesco a sentire bene la tua voce, soprattutto su 8 ore. Maria, come dicevo, se non ci presti attenzione, sono sempre messaggi subliminali. Pensate ai messaggi subliminali che vengono fatti in televisione. Spesso e volentieri c'è l'attore che beve una bevanda che poi appoggia in un angolo in alto a destra dello schermo e è Coca-Cola, per esempio. Ora ho fatto pubblicità gratuita, spero che non mi bannino il video per questa cosa che ho detto. E questo è un messaggio subliminale perché comunque l'attore è nel centro della schermata video, mentre l'oggetto che ha appena bevuto lo mette in un angolo a destra, in basso, in alto, così, comunque lontano dalla soglia dell'attenzione. Quel messaggio viene recepito ugualmente, oppure quei fotogrammi che passano velocissimi. Quindi anche se riesci a sentire la voce, mettili bassi, non ci fare caso. Se non ci fai caso è sempre sotto la soglia dell'attenzione, quindi è sempre subliminale. E comunque sia, anche se ci fai caso, diventano affermazioni positive, quindi va benissimo lo stesso. Poi vediamo un'ultima domanda e poi vi lascio andare alle vostre bellissime serate. Allora, mi trovo alla grande, grazie. Ok. Devo ascoltare e immaginare, giusto? Il Puma, riascoltati questo audio perché no, non devi solo ascoltare. Sono messaggi subliminali, quindi devi ascoltare della musica, basta, devi fare semplicemente questo. Altrimenti fatti le affermazioni positive, magari, o i mantra, se vuoi anche visualizzare, quindi fare una sorta di meditazione. Si possono fare diversi subliminali al giorno? Certo, Rita, si può fare tutto ciò che vuoi. Ci sono alcuni messaggi subliminali anche di questo canale dove miscelano tanti argomenti, quindi fondamentalmente puoi inserire tutto ciò che vuoi. La nostra mente è potente, riesce a gestire tantissime informazioni, quindi non vi limitate neanche nell'ascolto se ci sono più argomenti da trattare. Assolutamente, anche nei cartoni ci sono messaggi subliminali, tantissimi, tantissimi. L'ho studiato anch'io a psicologia e mi ha sconvolto questa cosa. Per quanti giorni bisogna ascoltare? Antonella, ripeto, l'ho già detto anche in questa live, fino a quando non vedi risultati. Quindi la base io consiglio sempre 21 giorni, però se sono messaggi subliminali legati a benessere fisico, per esempio, autostima e quant'altro, controlla i tuoi risultati. Allora, con i messaggi subliminali si può indurre qualcuno a autolesionismo? Direi di no, nel senso, il messaggio subliminale comunque deve essere concepito da una mente, anche fondamentalmente il subconscio è razionale, non è un qualcosa ecco, che può andare contro il nostro essere. Le nostre decisioni sono sempre prese da, come si dice, libero arbitrio, quindi è un pochino il gioco dell'ipnosi, non è che si attiva una persona per fare una strage o si può inserire un messaggio subliminale per costringerci a farci del male. Certo, ci possono venire degli stimoli. C'erano dei messaggi subliminali negli anni '80 che inducevano magari per il fumo. Le persone si sentivano stimolate a fumare, però fondamentalmente si lavora sempre sulla mente consapevole. Ok, ho uno stimolo, posso gestirlo questo stimolo. Un esempio banale è nato che io una decina d'anni fa, ogni volta che passavo davanti al McDonald's mi veniva l'acquolina in bocca. Questo è un messaggio subliminale, poi diciamo un'impostazione di psicologia di Skinner, adesso non ricordo il termine, comunque è una cosa banale legata anche a messaggi subliminali. Però io scelgo se entrare o meno da McDonald's, anche se ho l'acquolina in bocca, fondamentalmente è questo. Detto questo, vediamo, 7:34, dai, la diretta è durata anche leggermente più del previsto.
Ogni volta che qualcuno mi chiederà non sento la voce, io linkerò questo video. Quindi, se non sentite la voce nei messaggi subliminali, meno male, ecco. Angelica, questa è una domanda, è giusto continuare anche se i risultati si vedono? Dipende da te, dipende da quali sono i risultati che cerchi, dipende se li vuoi mantenere. Io ci sono dei mantra, non dei messaggi subliminali, ma dei mantra che mi ripeto da circa 10 anni, funzionano, mi fanno stare bene, perché smettere? Fondamentalmente anche quello. Se una cosa mi fa stare bene, mi fa stare meglio, mi aiuta, io continuo. Personalmente lavoro così. Quindi, detto questo, mi sembra di aver detto un pochino tutto. Non sono obbligatorie le cuffie nei messaggi subliminali. È come ascoltare della musica. Ovviamente più la musica è riprodotta in qualità alta, quindi sicuramente una cuffietta professionale o una cuffietta auricolare di un cellulare è sicuramente meglio, però fondamentalmente non sono obbligatori gli auricolari, non sono obbligatorie le cuffie. Si può ascoltare la musica subliminale, gli audio subliminali con qualsiasi dispositivo, purché sia un buon dispositivo, altrimenti le frequenze poi vengono perse. Detto questo, vi auguro una bellissima serata, una piacevole serata in compagnia dei vostri cari, da soli, dei vostri animali, della vostra intimità come volete, e vi dico buonasera e buona vita a tutti. Grazie dell'attenzione. Ciao.